Ben trovati cari amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento. Oggi parleremo di post gara, espressamente del CIV Superbike che ha percorso il suo quinto round presso l'Autodromo Internazionale del Mugello. Con noi un ospite d'eccezione, Samuele Cavalieri. Ciao Samuele. Ciao ragazzi, ciao. Ben trovato e benvenuto a Crazy Motor Life. Dai, è un piacere, ci eravamo già visti a Misano, diciamo, a quattro occhi, però anche se siamo via internet è sempre un piacere essere qui con voi. Samuele, raccontaci un po' di come avete vissuto questo weekend, tu e i tuoi colleghi piloti e il tuo compagno di squadra. Ma dai, è stato un weekend un po' sicuramente il più difficile della stagione. Le altre gare comunque, anche se sono sempre venuto via con del nervoso perché non si è mai concretizzato, comunque avevano sempre dimostrato di essere veloci e di esserci. Invece purtroppo questo weekend noi dell'Aprilia abbiamo un po' faticato e sin da giovedì abbiamo provato tante cose, ma purtroppo nulla. Diciamo che abbiamo fatto due gare un po' in difesa. Io anche con la gomma nuova faticavo tanto e infatti partivo anche abbastanza indietro, quindi dai, quello mi dispiace abbastanza perché almeno così i primi giri, almeno dai, Luca si è anche un po' più divertito forse, invece io un po' meno, ecco. Però dai, adesso torniamo a casa, cerchiamo un po' di analizzare bene un po' quanto è accaduto in modo da arrivare il più pronti possibile per Imola, che dai, è la mia pista di casa, la mia pista preferita, quindi dopo un anno comunque un po' a due facce, nel senso che, come ho detto prima, sono sempre stato veloce, sempre partito in prima fila, ma per tante cose non si è mai riusciti a concretizzare, nel senso che per qualche errore mio, qualche sfiga, storia del long lap, cioè non è molto chiaro ancora, e cadute che comunque ero sempre lì davanti, quindi dai, a Imola bisogna finire in bellezza, ecco. E allora, prima di vedere gli highlights sia di gara 1 e di gara 2 e di commentarle insieme, poi parlare di un prestigioso podio alla 8 ore di Suzuka con l'Aprilia, sigla e avete 9 secondi di tempo per iscrivervi al canale. Vai! Eccoci qui, pronti a parlare di gara 1. Penultimo round del campionato italiano velocità, Autodromo Internazionale del Mugello apre le danze la Superbike con la sua gara 1, quella del sabato, con la grande pole position di Michele Pirro e l'ottima seconda posizione di Alessandro Del Bianco con la Yamaha che Open Motor Team Yamaha, che trova anche il nuovo pilota, l'esperto e velocissimo Roberto Tamburini. Della partita naturalmente anche il leader del campionato con la Ducati Broncos Racing Lorenzo Zanetti e Luca Bernardi con la Aprilia Nuova M2 Racing, che è in terza posizione alle spalle di Pirro e Del Bianco nelle prime curve. Però il pilota Aprilia non ce la fa a tenere il ritmo dei primi due. Del Bianco prova a insidiare Michele Pirro nella prima fase, ma Pirro se ne va. Intanto Tamburini da spettacolo scavalca Luca Bernardi, mentre alle loro spalle, dopo un avvio di gara abbastanza difficoltoso, si rifà sotto con la sua tabella tricolore Lorenzo Zanetti, la Ducati Broncos Racing, e sul rettilineo Zanetti va a prendere la quarta posizione, supera Bernardi, mentre Pirro allunga in maniera sempre più decisa su Del Bianco. E poi attenzione perché Zanetti giustamente non si accontenta, va ad attaccare anche Tamburini e a strappare il terzo posto. Intanto le loro spalle regalano spettacolo Rosso, Saltarelli, Vitali, Michele Pirro, un altro successo per lui, la vittoria è importante che gli consente di agganciare in testa la classifica Zanetti, che chiude terzo, mentre Del Bianco è secondo. Ma diciamo che comunque Michele al Mugello è sempre forte, però dal Mugello lo è ancora di più, perché penso che un po' per comunque ci percorre tanti chilometri, ma anche perché comunque penso sia una pista in cui emergono i punti di forza sia suoi che della moto, e quindi è sempre difficile, e Faden comunque questo weekend l'ha dimostrato. La Yamaha questo weekend mi ha stupito, nel senso che sapevamo essere una gran moto e un gran team, però non è mai stata così protagonista, e poi comunque è stato bello anche riavere con noi Tamburini, che comunque lo reputo un buon pilota, e alza ulteriormente comunque il livello del campionato. È brutto di commentare una gara in cui non
non sono lì protagonista, come ben detto prima, però dai, penso che Zanetti abbia ancora una volta, come si dice, portato a casa il massimo, si è dimostrato veramente costante tutta la stagione. Poi se siamo stati io e Bernardi che abbiamo fatto un po' i gamberi, dai, vediamo di rifarci a Imola. Gara un po' diversa tra te e Luca. Gara 1 e alla fine ero partito bene, solo che comunque i primi 2 o 3 giri ho perso un filo di tempo per passare comunque le Honda, che comunque hanno un bel motore, poi con la gomma nuova mettono in terra anche tanti cavalli, quindi è sempre un po' più difficile passarle. Una volta passate, dopo ho fatto un po' il mio ritmo, che naturalmente non era un ritmo eccellente, abbastanza in linea con quello di Luca, forse un filo più forte negli ultimi passaggi, però sì dai, è stata una gara un po' triste. E invece in gara 2 è stato un po' diverso, nel senso che per i primi giri ero molto in difficoltà io, al di là dei sorpassi, anzi mi passavano, e poi invece nella seconda metà di gara andavo a andare molto meglio. Prima vediamo gli highlights e poi commentiamoli insieme. Terz'ultima gara dell'anno per la CIV Superbike all'autodromo del Mugello. Si riparte con la pole position di Michele Pirro, subito un problema per Yamaha Chiope Motor Team. Alessandro Del Bianco, che scattava dalla seconda posizione, si ritrova alla prima staccata in fondo al gruppo. Scatta invece bene il suo compagno di squadra Roberto Tamborini, subito in seconda posizione. Zanetti, rischio, e viene passato da Bernardi, viene passato anche da Luca Vitali, risponde poi il pilota del Ducati Broncos Racing Team a recuperare una posizione. È in lotta con Michele Pirro, hanno iniziato questa gara a pari punti, in testa alla classifica di campionato generale della Superbike. Fondamentale, fenomenale rimonta per Alessandro Del Bianco, che risale dalla coda del gruppo una posizione dopo l'altra. Qui va largo Luca Bernardi con la Aprilia nuova M2 Racing, lo infila Del Bianco. È il duello finale tra Zanetti e Del Bianco. Pirro è lontanissimo in prima posizione, regge bene in secondo Roberto Tamborini. Del Bianco di nuovo nel cambio di direzione su Lorenzo Zanetti, che ha bisogno di questo ennesimo podio per tenere aperto il più possibile il campionato in vista del finale di Imola. Vince Michele Pirro, Roberto Tamborini secondo, quindi prima Barry Spark Racing, secondo Yamaha Chiope Motor Team, in volata ancora una volta, 10° podio consecutivo per Lorenzo Zanetti, quarto Alessandro Del Bianco. Pirro è leader con 9 punti di vantaggio, ma sarà un gran finale ad Imola. Bene, come abbiamo visto, gara 2, identico vincitore, diciamo che la roccaforte di Pirro è proprio il Mugello. Molto competitive, invece le Yamaha anche in gara 2. Non è stato solo un caso per quanto riguarda gara 1 del Mugello, ma anche in gara 2, debutto fantastico per Tamburini nel CIV Superbike, perché l'ha visto sempre protagonista nelle posizioni di testa, e un Alessandro Del Bianco che ci aveva fatto pensare, visto come era risalito dalle ultime posizioni fino praticamente a ridosso del podio, che potesse anche raggiungere chi stava in cima proprio alla classifica. Sì, no, le Yamaha sin da giovedì ho avuto modo di vederle in pista, andavano veramente forte. Sì, Del Bianco non so cosa abbia fatto in partenza, infatti anche io lì ho perso un po' perché ce l'avevo proprio, diciamo, in linea, e quindi anche io ho perso un po' di tempo per non prenderlo. Non ho ben capito cosa abbia fatto, ma sembrava come quasi che o avesse messo tipo tra prima e seconda la folle oppure il pit limiter, non lo so, ma si è proprio bloccata la moto. Dopo però ho visto comunque che ne aveva, perché dopo anche quando ci ha passato si vedeva comunque che ne aveva. Poi adesso non ho analizzato bene i tempi, anche perché comunque ero un po' di nervoso, quindi non li ho analizzati per bene, però secondo me quando sforzi così tanti i primi giri per sorpassare sia fisicamente ma anche comunque a livello di gomme, di consumo, ti stressi tanto, e quando tu arrivi alle posizioni quelli che contano, che comunque girano quasi come te, ma perdi 4 secondi, 5 secondi sul primo giro, è difficile. Quindi dopo con Zanetti è stato un po' anche sfortunato, perché comunque perdere le gare così, il podio in volata è brutto. È stato molto furbo Zanetti, perché comunque al Mugello di solito chi esce dietro la spunta, questo soprattutto nelle categorie piccole. Superbike è un po' difficile che riesce a passare entro la linea del traguardo, solo che comunque dai Zanetti, essendo molto leggero, aerodinamico, poi comunque la Ducati c'è un bel motore, è stato furbo e si è portato a casa un altro podio. Il 10° podio su 10 gare, cioè Lorenzo
veramente un martello pneumatico dal punto di vista proprio di costanza. Sì, è stato bravo, ha esperienza, è stato furbo, è sempre riuscito a portare a casa il massimo di quello che poteva fare. Ha vinto la prima gara in cui gli altri protagonisti principali avevamo fatto tutti male, quindi anche lì aveva fatto subito un po' dei gap, e poi è stato bravo perché comunque ha amministrato e Michele ha fatto qualche errore e lui invece è sempre rimasto lì a podio e anche se a volte non era il più veloce in pista, però comunque è sempre stato quello che ha portato a casa più punti in tutti i weekend, e quindi è stato bravo, anche perché comunque è un campionato corto e dove è facile sbagliare, però anche essendo così corto 1-0 incide più che in altri campionati, quindi arrivare a -9 da Michele a Imola, dove comunque Zanetti è sempre forte, invece Michele forse non è la sua pista migliore, comunque dai, lo vedo bene, ecco. Invece la tua gara è stata molto bella per quanto riguarda gli ultimi giri. Diciamo che negli ultimi 2 giri ti abbiamo visto dal fondo a gruppo a superare tutto il gruppo. Cos'è successo? Ma ti dico, semplicemente prima, dopo anche un warm-up che comunque non avevamo trovato nulla, e abbiamo detto proviamo una cosa un po' grossa sulla moto, anche perché sono sincero, se dovevo fare un'altra gara come il giorno prima, metti che potevo, che ne so, giocarmi il posto lì col mio compagno, se potevo partire un po' meglio i primi giri, però comunque dai, quinto, sesto, non sono venuto lì per fare quinto, sesto, quindi ho detto proviamo qualcosa di un po' più, cioè proviamo una roba un po' anche estrema, tanto tra virgolette, da perdere non aveva niente, solo che i primi giri è stata veramente difficile perché diciamo aveva un po' esaltato in maniera negativa il nostro problema che avevamo, quindi si è dimostrata una modifica non corretta, però ripeto, l'abbiamo fatto in comune accordo col team, anche perché ripeto non avevamo nulla da perdere, solo che i primi giri è stato veramente un calvario, infatti ero indietrissimo, ma non riuscivo più a girare, quasi ad andare a box perché cioè giravamo tipo in 54, 53,9, quindi lentissimo. Poi invece da metà gara in poi, ma soprattutto gli ultimi 4 giri, che comunque ho sentito un po' il drop della gomma, riuscivo almeno a girare un filo meglio col fatto che comunque dietro scivolava, e quindi sono riuscito a recuperare il gruppo davanti e passarli in qualche giro, in 2 giri mi sembra, e almeno dai salvare un minimo una situazione drammatica. Dai, allora ci sono tutti buoni propositi per Imola per il prossimo e ultimo round del CIV Superbike, ma prima di lasciarci io vorrei farti parlare un attimo del bellissimo podio raggiunto con Aprilia alla 8 ore di Suzuka. Raccontaci un po' di questa esperienza, che tra l'altro, se non erro, era la tua prima volta in un mondiale endurance. Sì, per me è stata la prima volta in un mondiale, diciamo, in una gara di durata, ma è stato veramente, veramente bello. Cioè l'esordio all'8 ore di Suzuka, che diciamo, come si dice, la gara dei campioni, è stato qualcosa di unico. Sapevamo già dai test che avevamo fatto i primi di luglio che potevamo, nella categoria stock, potevamo essere comunque in lizza per il podio, solo che sai, tra dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, poi una gara di 8 ore dove può capitare di ogni, sai, il potenziale c'era, però ripeto, farlo è un'altra cosa. Poi invece durante la gara le cose si sono messe bene, e anche con i miei compagni sono sempre stati molto costanti, e infatti voglio ringraziarli perché penso che abbiamo fatto un lavoro fantastico insieme comunque a tutto il team. Infatti ringrazio il team Tatari, ringrazio Aprilia, ringrazio tutte le persone, gli sponsor che comunque mi hanno dato questa possibilità. Poi ripeto anche i miei compagni, perché come dico sempre il motociclismo è uno sport che sembra individuale perché sulla moto ci siamo noi, ma comunque dietro c'è un gran lavoro, e poi quando condividi la moto con altri 2 compagni è a maggior ragione un altro lavoro di squadra, quindi è stato bellissimo, bellissimo. Ricordiamolo, chi erano i tuoi compagni di avventura? Allora, Wada Ruka e Shinjo, il nome è molto giapponese, il cognome non riesco a dirlo perché sono tutti e 2 giapponesi, però dai, comunque è stato veramente bello perché erano non so quanti anni che una moto non giapponese andava sul podio, e poi farlo con una moto italiana, con Aprilia, è stato bellissimo. Una curiosità tecnica: 3 piloti, stessa moto. Sì. Noi sappiamo quanto è importante l'ergonomia di una moto per il pilota affinché possa dare il meglio, ma quando si deve condividere la moto con altri piloti, magari con
delle caratteristiche fisiche diverse, pesi diversi. Quanto influisce nella guida? O in una gara di durata così lunga, dove l'importante è mantenere il mezzo meccanico sempre nel regime ottimale, tutto viene un po' a venir meno questo problema? Allora, sicuramente bisogna scendere dei compromessi, nel senso che innanzitutto bisogna essere, cioè, almeno cercare di essere un po' il più simili possibile a livello di corporatura, cosa che noi secondo me lo eravamo abbastanza, anche perché comunque io sono tanto alto, quindi è difficile trovare altri due piloti così alti. Ti dico, bisogna un po' adattarsi, come tutte le cose. Ad esempio, a me avevo fatto la larghezza dei semimanubri, poi usavamo l'altezza delle pedane di Wada, Ruka, e invece la sella quella di Shinjo. Quindi bisogna fare un po' un mix, capire un po' quello che io dico. Vabbè, io mi adatto un po' di più per quanto riguarda la sella, però vi prego, datemi questa larghezza dei semimanubri, che è la cosa un po' più importante, e quindi dopo ognuno dice un po' la sua, e infatti i test sono stati indispensabili per questo. Cava, io ti ringrazio, grazie per essere intervenuto a Crazy Motor Life, ti do Grazie a voi, appuntamento grazie. al prossimo round del CIV Superbike, incrociamo le dita per te e per il team Nuova M2 Racing di Aprilia, e a tutti voi che ci state seguendo iscrivetevi al canale, perché ci sono tante chicche che stanno per arrivare, tra cui un progetto ad hoc dedicato ad un pilota del mondiale. Volete sapere chi è? Iscrivetevi. Ciao! Ciao ragazzi, grazie. Ciao ciao.